Ciao amici, oggi di cosa vi parlo? Vi parlo di un obiettivo che sta qui dentro. Forse non tutti hanno capito che questa è la valigia. Cosa ci starà dentro? Un 28 mm? 50 mm? Un 85? Un 500 mm? Quello, il Sigma 200, 500, 2.8. Mettetevi comodi, mi viene da dire, perché c'è tanto da parlare di un obiettivo come questo, non solo per il suo look fotografico, non solo per tutto quello che comporta nell'operatività, ma anche il perché esista un obiettivo come questo. E allora innanzitutto grazie a RCF Foto Livorno, a Luca, a Gabriele, soprattutto la passione di Luca che chi gliel'ha fatto fare di mettersi in casa un bombardone del genere? La passione fotografica, e lo ringrazio per averla condivisa con me e io a mia volta la condivido con voi. Una volta feci un video un po' provocatorio, e cioè dicendo: noi fotografi non siamo mai contenti, vorremmo un 18-500 f2 però leggero e che costi anche poco e con una qualità di immagine veramente fantastica. Beh, è chiaro, non può esistere una cosa del genere, perché per avere un'apertura relativa generosa e importante ho bisogno di avere una lente frontale importante, uno schema ottico di un certo tipo. Se poi addirittura voglio una variazione di focale, cioè uno zoom, le cose si complicano. Se in più voglio addirittura sfidare l'impossibile e per esempio costruire una lente fissa, un 500 mm, invece del classico f4 che di per sé rappresenta già l'eccellenza in quella lunghezza focale, voglio sfidare tutti e la faccio a 2,8. Ma di più, lo rendo uno zoom che parta da 200, cioè un 2,5x, e arrivi a 500. Di più, con luminosità costante. E allora ecco che mi ritrovo fra le mani proprio questo Sigma, questo pezzo da 16,5 kg, che io non ho provato nemmeno a sollevare, anche perché Dio non voglia inciampi e faccio dei danni irreparabili, questo bombardone che costa quasi 1.000 euro al chilo. C'è di più, lo andremo a vedere presto, uno schema ottico estremamente semplice e lineare. Già, perché per mettere insieme questo obiettivo e mantenere la luminosità costante non posso metterci troppo vetro, tanto più se voglio ottenere anche una qualità fotografica. Molto spesso è stato paragonato ad un bazooka, ad un lanciarazzi, un po' per la sua mole, ma anche per quel colore verde militare che tutto sommato credo tradisca anche qualcosa che c'è sotto. Per esempio, potrebbe essere anche indicatore dell'indirizzo d'uso per il quale è stato progettato, quindi per scopi militari, e perché no, magari anche un po' sostenuto nei costi della progettazione. Lo testimoniano alcuni aspetti, innanzitutto una solidità strutturale, quindi un ampio uso di metallo effettivamente robusto, spesso delle viti, delle brugole a vista e non a caso, quella maniglia forata che sembra davvero un mirino puntatore. E poi la valigia, una Pelican, che è stata prodotta originariamente per il trasporto di armi da fuoco, quindi impermeabile, a super tenuta. Dicevamo che è un esercizio tecnico questo obiettivo, perché è particolarissimo, non lo compra certo l'appassionato di caccia fotografica vagante o colui che vuole avere qualcosa di pratico anche sul cavalletto da portarsi nel capanno. No, credo di no. Questa per me è l'automobile d'epoca, l'orologio particolarissimo che ci si mette la domenica o che si prende l'auto per andare a fare quel giretto lì e poi sta in garage per il piacere comunque del possesso, della contemplazione di questo obiettivo, che, come ripeto, sa anche il fatto suo in termini di fotografia, cioè di qualità d'immagine. Ne sono stati prodotti circa 200 esemplari con i 3 attacchi principali, Sigma per forza di cose, e uno pensato per Canon, l'altro pensato per Nikon. All'uscita costava circa $25.000 al lancio del 2008, quindi non è così vintage, ma sta per arrivarci. Servono assolutamente 2 persone però per montare questo obiettivo sul cavalletto.
Certo, diffidate da quei video che ho visto qualcosa in rete dove viene appoggiato su un cavalletto, ma sul mio ci sta, ma io l'ho usato così anche. No, perché potrebbe stare in maniera statica finché tutto va bene, finché non tira un po' di vento, finché non lo inclinate leggermente. Assolutamente, serve una testa esagerata. Un cavalletto. Stefano, mi passeresti cortesemente la testa del cavalletto? Sì, ok. La testa del cavalletto? Sì, quella piccola che ti ho lasciato prima. Questa? Questa? Ciao. Pazzesco. Questa da sola io ho sentito che ha un bel pesino. Siamo sui 4,5 kg. Solo lei. Dicevamo sì, per gli scopi militari, per andare veramente ad osservare, quasi a pattugliare da una postazione, ma è un ottimo obiettivo, a parer mio, da quello che ho potuto constatare in queste giornate, è un ottimo obiettivo per la cinematografia, per le riprese video, grazie a questa sua ampia apertura, per questa sua capacità anche di spostare e variare la lunghezza focale. Questo Sigma è buono anche per i ritratti, perché comunque isolare un soggetto senza che vogliamo pretendere lo sfocato di un 135 o di un 300 2.8 riesce a farlo, e quindi il soggetto rimane ben isolato. E poi c'è un moltiplicatore, un 2x, che lo trasforma in un altro mostro, ovvero un 400-1000 con l'apertura relativa ma costante di 5,6, ed anche in questo caso non c'è niente che lo possa avvicinare, non c'è nulla di simile, è un super luminoso. E poi non dimentichiamo che il converter è progettato sullo schema ottico di questo obiettivo, un po' per come avviene sui moderni super tele che integrano l'aggiuntivo ottico, quindi non è qualcosa che va a sommarsi a posteriori, universale, per così potremmo dire, per tutti gli obiettivi, ma è qualcosa di concepito proprio per questo obiettivo. Ci sto dentro. Finalmente pronto. È una bella responsabilità questa, però ho anche l'onore, questa ius prime noctis, di provare questo obiettivo. Sì, bello è bello, Luca, ma non funziona mica. E ti ho fatto uno scherzetto, caro Stefano. L'ottica va con una batteria, perché la batteria comanda sia il sistema di zoom, accendendola chiaramente una volta accesa la macchina, Pazzesco. che, eccola, senti, è partita, Pazzesco. Quindi sia il sistema di autofocus che viene comandato dalla macchina stessa. che è la lettura. Poi non so se Gabriele può inquadrare che lui se l'è montato a suo uso specifico. Io per arrivarci, guarda un po', mi serve salire sul mattoncino, se no. Un altro pregio di questo obiettivo è quella che non c'è un elicoide che sposta, che varia la messa a fuoco, ma tutto il gruppo si sposta su una slitta, come è facile osservare guardando per l'appunto la lente frontale dell'obiettivo, e quindi consente una costante e perfetta planarità fra ciò che è il piano di esposizione e quello che andrà a finire sulla pellicola o sul sensore. Lo schema ottico infatti appare tutto sommato semplice nonostante la complessità del progetto. Non ci sono tantissime lenti quante ne troviamo su obiettivi invece molto più pratici. Una curiosità: la luminosità dell'obiettivo la si può notare anche mettendo l'occhio nella lente frontale, dalla quale si può osservare l'immagine che viene proiettata dal mirino della fotocamera, da quanto è luminoso. È che comunque fotografando a 200 siamo abituati ad avere un obiettivo insomma molto più raccolto, molto più compatto, e quindi la visione a 200 mm spiazza un po' perché è ampia tutto sommato rispetto a quello che ci si aspetterebbe da un tele così enorme, però è un 200 mm di estrema qualità. Sì, è proprio motorizzato, lo senti proprio. Se vai davanti all'ottica frontale con lo zoom vedi i
pistoni che muovano con attrezzature del genere, ci potresti stare tutto il giorno. Questa è un'altra cosa che spiazza, e cioè siamo a 500 mm, stiamo effettivamente fotografando con un teleobiettivo, un super teleobiettivo a 2,8. Ok, mi serve un po' più di campo, è impensabile immaginare che stiamo lavorando con uno zoom, basta girare, si allarga la scena. Questo è veramente incredibile, perché la qualità, il nitore, la nitidezza che c'è a 500 mm non ti fa immaginare un'ottica a lunghezza focale variabile. Tanto di cappello. Sì, ok, così siamo capaci tutti, ma a fare una foto verticale con sto armamentario e giriamo... Beh, senti, l'impossibile ancora non si può fare. Foto in verticale purtroppo non si possono fare. Sto scherzando, naturalmente. Basta girare questa ghiera e la macchina va in verticale. Ci sono molti comandi, anche un po' inconsueti, osservabili posteriormente all'obiettivo. Riguardano la messa a fuoco manuale, c'è un display che ci dice anche a quanto stiamo inquadrando, cioè che lunghezza focale utilizziamo, ma anche la distanza focale misurata in piedi o in metri a seconda del nostro utilizzo. E poi c'è, ovviamente adeguato alle sue proporzioni, un filtro interno che non è un filtrino da 24 o da 32, è un filtro da 72. La bontà del progetto, perché evidentemente non si è risparmiato su questo, è il fatto che anche un polarizzatore da 72 risulta ruotabile senza doverlo spostare, aprire e chiudere, perché c'è una ghiera che consente proprio questa funzione. Quindi 10 lode anche in questo senso. Del resto Sigma, quando progettò questo obiettivo, al pari di altre sfide che ha così lanciato al suo gruppo engineering, bisogna ammettere che non ha badato a costi. Lo ha fatto tanto per il 200-500 quanto per il sensore Foveon. Per fortuna si può intervenire anche con un comando molto pratico per allineare la fotocamera all'orizzonte. Già, anche questa è un'altra chicca che troviamo disposta proprio in prossimità della fotocamera. Vale a dire, se devo aggiustare il mio orizzonte, non devo intervenire sulla testa del cavalletto, mi basta con una comoda, veramente comoda ghiera, anche molto fluida, spostare leggermente questo e tutto si risolve e finalmente diciamo siamo a posto. Ora, la messa a fuoco non è mai velocissima per i motivi che vi ho spiegato, però migliora molto, soprattutto quando utilizziamo delle camere che insomma di quelle potenti, quindi mettete in conto anche questo. Ma del resto qui non stiamo neanche più parlando di un bilanciamento di peso corpo e camera, qui parliamo proprio di un'adeguatezza per questo bellissimo obiettivo. La messa a fuoco manuale invece è in continuo, a seconda anche della selezione che adottate sul corpo camera, ma comunque consente di aggiustare, di aiutare un pochettino anche l'obiettivo quando soprattutto montiamo il moltiplicatore di focale. In quelli un pochettino più vissuti comincia a farsi sentire, diventa molto più rumorosa, quasi fischiante, quindi tenetelo presente nel caso acquistaste un obiettivo usato. Però è evidente che non si possa fare l'avifauna con questo 500 mm, perché da una parte mi immagino nel capanno non passerebbe attraverso la feritoia, insomma diventa molto visibile, anche udibile dagli uccelli in prossimità, comunque sul posatoio, ma soprattutto anche in campo aperto, puntarlo verso l'alto, verso il basso, Dio non voglia che la testa lo sbilanci al punto da far perdere a voi l'equilibrio, a noi che lo maneggiamo, quindi insomma sono pur sempre 16 kg. Questo fatto lo ritroviamo anche negli scatti, e cioè d'accordo un trepiede granitico, d'accordo una testa che porta fino a 20-30 kg, quindi ci viene da dire siamo ben oltre il limite di sicurezza. Non è vero, diffidate, perché ci sono 16 kg e quando andiamo a muovere l'obiettivo per inseguire un soggetto, anche che non sia un soggetto rapido, e scattiamo, ci sono vibrazioni indotte
su una lunghezza assolutamente rilevante, perché l'obiettivo è anche lungo, per quanto siano distribuiti questi 16 kg. Insomma, il micromosso è davvero sempre dietro l'angolo, anche con dei tempi di scatto che ci porrebbero al di fuori di ogni sospetto. Il peso caratterizza un po' tutto quanto. Vi ho detto, anche la valigia sono 24 kg, che assommati a questo diventano una quarantina di chili, e quindi insomma servono assolutamente 2 persone. Non è l'obiettivo per l'uscita solitaria, per la scampagnata, bisogna essere in 2 per tutta la logistica che ci va dietro. Nei nostri test abbiamo utilizzato la Canon 1DX Mark III. Non abbiamo utilizzato il presollevamento dello scatto, lo scatto ritardato, perché non era questo un po' quello che volevamo fare, cioè abbiamo voluto mettere un po' a confronto così come fosse il 500 F4 oppure un 200-400 F4, giusto per capire i limiti e soprattutto l'impiego pratico di questo obiettivo. È chiaro che con lo specchio sollevato, con uno scatto ritardato, le cose migliorano ulteriormente, e se volete portare a casa la foto, quella veramente nitida, anche se il cavalletto è fermo e piazzato sul cavalletto, io vi consiglio di fare così. Ciò che colpisce di questo obiettivo è che si viene inondati letteralmente dalla luce. Non dimenticate che gli scatti sono stati eseguiti su una camera comunque da 20 megapixel, di quelli buoni si intende, ma sempre 20 sono, quindi la capacità di crop è quella che è. Ma in questo scatto, ad esempio, che vi mostra l'aggancio al volo, sulla destra potete vedere che non c'è nessuna correzione se non lievemente l'esposizione, così come in questa si nota il dettaglio che l'obiettivo a 500 mm può effettivamente fornire. Anche questi altri scatti che vediamo adesso sono stati effettuati, ricordatelo, senza quelle precauzioni come il sollevamento dello specchio oppure lo scatto ritardato, che generalmente aumentano ulteriormente la qualità dell'immagine. Ma come in questo caso si può notare, ho aggiunto appena un po' di maschera di contrasto e il dettaglio è stato recuperato interamente. Nello scatto successivo invece vi mostro come questo micromosso sia sempre in agguato, anche quando i tempi di scatto sono assolutamente al di sopra di ogni sospetto. Fate i conti con un obiettivo pesante, ingombrante e lungo, quindi ogni minima vibrazione indotta sul pulsante di scatto o sull'aggiustamento dell'inquadratura, pur su una testa importante o un cavalletto granitico come quello che è, introduce delle vibrazioni. Vi dicevo della luce, perché veramente già un po' la camera, ma anche l'obiettivo è davvero sorprendentemente luminoso. In questo caso invece stiamo osservando una immagine con il moltiplicatore di focale. Come vedete a destra non c'è alcuna maschera di contrasto, ma basta appena, e si vede tra l'altro anche dove sto puntando il mouse, l'aberrazione cromatica che certo viene introdotta da un aggiuntivo ottico, si aggiunge vetro al vetro. Questo purtroppo è un limite che anche in post correzione è difficilmente eliminabile, ma con un po' di maschera di contrasto, come state osservando adesso, invece tutto torna un po' al suo posto, basta effettivamente intervenire sui comandi e si recupera la nitidezza, cosa che è impossibile fare quando invece lo scatto nasce così viziato dal mosso. 2 cormorani che con al 1000 mm di focale sono troppo mossi, aggiungiamo l'aberrazione cromatica e non se ne esce proprio, quindi attenzione. Qui mi viene in mente che lo stabilizzatore sarebbe stato davvero utile, non tanto per usare l'obiettivo a mano libera, si capisce è impossibile farlo, quanto proprio per compensare questo tipo di vibrazioni. Quindi avrei pensato ad uno stabilizzatore ideato appositamente per l'utilizzo sul cavalletto. Sono significative di questo aspetto le 2 foto che vedete. Quella a sinistra è scattata in modo orizzontale, tutto il fogliame è nitido, quella a destra
è scattata in maniera verticale, stessa inquadratura, stesso tempo di scatto, stesso diaframma, eppure il fogliame diventa illeggibile. Questo perché? Perché basta appena la mano che pesa in maniera diversa ed è ancorata alla camera in modo diverso perché lo scatto è verticale, per indurre altre vibrazioni che non vengono compensate e ahimè si traducono in uno scatto che non è assolutamente nitido. Qui invece vorrei mostrarvi come un obiettivo così mastodontico si comporti bene anche nella distanza, quella ravvicinata. Qui siamo a 5 metri e c'è tutto il dettaglio che immaginavo di raccogliere. La qualità dell'immagine fornita a tutta apertura non è proprio il massimo, ma un po' come avviene per tutti quanti gli altri zoom. Meglio stringere un po' il diaframma. Basta portarsi ad un valore di 5-6 a 200 mm, chiudendo poi progressivamente fino ad f8 con una lunghezza focale che aumenta per ottenere la nitidezza che è più che valida dal centro agli angoli, mentre invece, ve l'ho detto, se ci teniamo un po' aperti questa morbidezza affligge soprattutto gli angoli ma anche un pochettino la parte centrale. E quindi stringere un po' il diaframma ci aiuta anche a limitare la caduta di luce ai bordi, cioè la vignettatura. La differenza con un'ottica fissa, ad esempio un 400 mm f2.8, è che quest'ultimo si può utilizzare anche alla massima apertura ottenendo una nitidezza straordinaria, mentre qualsiasi zoom, compreso questo bellissimo 200-500, va un pochettino aiutato diaframmando. Montando il converter, il moltiplicatore di focale, ovviamente tutto ciò viene enfatizzato, allora dovremmo ricorrere a diaframmi più stretti, lavorando da 8 a 11. Non pensiate però che a f11 l'obiettivo sia scuro, diventi come molti obiettivi che a f11, per carità, insomma, è anche brutto buttarci l'occhio. Qui c'è tanta di quella luminosità che poi la ritroviamo anche nelle foto, assolutamente lodevole da questo punto di vista. Lo sfocato non è quello di un obiettivo da ritratto, intendiamoci, però comunque è sempre un 500 mm a 2.8 che con quella morbidezza che si porta indietro con la massima apertura si traduce anche in un obiettivo gradevole, in uno sfocato che comunque è spendibile. Faccio un commento generale su questo obiettivo che ritengo veramente realizzato allo stato dell'arte nel 2008. Se dei peccatucci dobbiamo scrivergli oggi, secondo me dipendono più dal gap che la tecnologia ha colmato in questi 15 anni, perché comunque muovendosi alla velocità della luce sono convinto che se avessimo oggi prodotto un 200-500 Sigma sarebbe qualitativamente molto, ma molto superiore, ovviamente anche con dei costi che sarebbero duplicati se non triplicati, ma il trattamento delle lenti, la molatura del vetro e tutte le altre accorgimenti che la tecnologia mette a disposizione sicuramente ne farebbero ancora oggi un obiettivo da primato. In conclusione, ritengo che sia un obiettivo più orientato verso le riprese video. In questo campo può spendere le sue doti di assoluta grandezza, anche perché per ottenere qualcosa di meglio bisogna mettere pesantemente mano al portafogli ed acquistare quel gioiello unico e irripetibile che si chiama Canon Cineservo 50.000 T5. Come si può giudicare quindi un obiettivo come questo? Non è onesto fare una conclusione come avviene per tutti gli altri obiettivi, perché questo è un caso unico, questo è veramente un'edizione speciale, limitatissima, pochi, anzi rari esemplari ancora disponibili sul mercato. Tantissimi limiti imposti nella logistica, imposti anche nel normale utilizzo fotografico come avviene per tantissimi altri obiettivi. E allora che cosa lo contraddistingue? Questo cimento tecnico, questa qualità ottica che nessun altro obiettivo possiede, perché un 500 mm f2.8 non esiste, un 1000 f5.6 non esiste, una solidità, una qualità costruttiva che è un po' come andare a spasso la domenica con l'automobile vintage che certo non è quella che ci segue nelle giornate di lavoro, ma ci dà un piacere che altre auto non riescono a restituire. E allora brava Sigma che non perde la voglia di
progettare, sfidare, ideare. Guardate che è fondamentale in ogni campo. E grazie a Luca per questa sua insana passione per la fotografia, dobbiamo dirlo, grazie per avermi fatto provare questo obiettivo, e a voi tutti amici un grazie per aver seguito il video e l'appuntamento al prossimo da leccarsi i baffi. Ciao!